Benvenuti nel video dedicato al collo a revers. Questo video ha lo scopo di illustrarvi come si presenta la pagina collo a revers. Vado a selezionare un corpetto su cui voglio costruire. In questo caso io utilizzo un corpetto con le riprese. È molto importante scegliere il corpetto sul quale voi avete intenzione di costruire il vostro collo a revers per il vostro progetto. Seleziono, faccio doppio clic sul sottotipo di tipo B, mi trovo nella pagina misure, voi dovete inserire le vostre misure. Io l'unica cosa che faccio è di disabilitare il sormonto dietro e questo è molto importante che lo facciate anche voi. Disabilito, clicco applica ed entro nella gestione parti. In questo video vi farò vedere la pagina del collo a revers. Io posso utilizzare il davanti base o il davanti pens a rombo. Utilizzo il davanti base, quindi vado a selezionare il davanti base, vado dove ho queste opzioni, qui dove c'è scritto colli e cappucci, clicco, mi si apre la tendina, vado a selezionare collo a revers. Mi trovo nella pagina collo a revers. La prima cosa da fare è questa. In questo riquadro mi ritrovo il davanti ed è il davanti che io ho selezionato nella gestione parti, perciò è la parte corretta, ma molto importante è guardare nella finestra grafica se è selezionato il giro collo, perché è il giro collo che io ho bisogno per costruire il mio collo a revers. E vedo che è selezionato in blu e anche qui mi indica i punti, perciò è corretto. La seconda figura mi viene scritto sopra che è il davanti pensa a rombo. Non va bene questa perché io devo selezionare il dietro e ho bisogno che sia il dietro su cui io voglio costruire e io voglio costruirlo utilizzando il dietro con le pensa a rombo. Quindi vado qui dove c'è scritto dietro, ma vedo che nella finestrella c'è scritto davanti perché è questo che mi si presenta. Clicco la freccetta e ho tutte queste opzioni. Vado a selezionare il dietro con la pensa a rombo. Mi compare il dietro con la pensa a rombo, devo verificare se se i punti del colli sono corretti e i punti del collo sono corretti e vedo che sono anche sottolineati in blu. Se vi trovate un'altra parte del corpetto avete sempre la possibilità di selezionare, quindi la prima cosa molto importante è controllare che queste 2 caselle abbiano le parti che ci interessano, perché il collo a revers viene costruito sul corpetto del davanti utilizzando il girocollo del davanti e utilizzando il girocollo del dietro. Fatto questo, vado a selezionare, a cliccare su aggiungi questo nuovo collo. Prima però mi soffermo nel farvi vedere una cosa. Il colore del davanti e del dietro di riempimento vedo che è color lilla e le lettere sono in color nero. Quindi la mia partenza, i miei corpetti di partenza sono lilla e le lettere sono nere. Vado a cliccare aggiungi questo nuovo collo e il programma mi propone già un collo a revers e vedo che è diventato verde, ci sono delle lettere verdi e sotto trovo le lettere nere di partenza. Posso andare a disabilitare le lettere di partenza, quelle della parte originale. Qui in alto dove c'è scritto mostra nomi punti parte originale, se io deseleziono mi ritrovo solamente ad avere i nomi punti parte modificata e i nomi punti del collo. Il collo sono in rosso le lettere e i puntini e lo ritrovo anche da questa parte. Come vi ho detto prima, il collo a revers, questo è il collo e questa è la parte del revers, viene costruita sul corpetto del davanti, ma c'è bisogno anche di avere il corpetto dietro del giro collo del dietro. Qui in alto c'è mostra le parti vicine. Se io vado a disabilitare, mi fa nella finestra grafica, mi illustra queste parti. La parte del davanti, che era la parte di partenza, il dietro di partenza, il
davanti a revers quello che mi ha presentato, che mi ha proposto, il dietro del collo a revers, il collo a revers che va posizionato in questo modo sul tessuto e sarà il sottocollo, e questo collo che è la parte del sopracollo. Me li propone già il programma. Per andare a costruirlo però vado di nuovo ad abilitare mostra le parti vicine. Questa finestra vi dà la possibilità con 2 clic di trasformare il collo, e precisamente andiamoli a vedere. L'altezza collo, questi 6 centimetri, si riferiscono ad AB, questa parte, AB. Se io i 6 centimetri li vado a modificare, li porto a 8, poi devo andare qui dove c'è scritto applica collo selezionato in lista, clicco ed ecco qui che l'AB è diventato 8 centimetri. Il secondo parametro che trovo è inizio linea piega, distanza da giro collo, mi propone 20 centimetri. Questi 20 centimetri è la distanza dall'inizio del giro collo, questo in blu, da questo punto fino alla lettera M. Mi vengono indicati che sono 20 centimetri. Se io volessi portarlo più in basso, scrivo 30, poi devo sempre andare a cliccare su applica collo selezionato in lista e mi porta la modifica, mi porta la M più in basso. Quest'ultimo parametro mi dice scostamento da collo su spalla ed è questo. Viene spostato la costruzione del collo 1 centimetro a destra rispetto al giro collo. Questo è un parametro che direi che nella maggior parte dei casi va bene lasciarlo con 1 centimetro, a meno che voi non vogliate il collo a revers vostro spostato molto sulla spalla. C'è anche la possibilità di vedere il collo piegato. Qui in alto vedo mostra anche collo piegato. Se vado a selezionare, il programma mi fa vedere come si presenterebbe il mio corpetto sulla stoffa. Vi ricordo sempre che questa è un'immagine bidimensionale, quindi piatta. La stoffa dove c'è la piega ha uno spessore, perciò un volume. Mi fornisce il programma una buonissima indicazione per visualizzare il collo come lo otterrei sulla stoffa. Vado a disabilitare. Per la parte che si presenta qui sotto, vediamo un punto alla volta. Abbiamo linea revers che è selezionata con un puntino e sulla finestra grafica mi indica questa è la linea rossa. Vado a togliere il puntino. È la linea rossa, si chiama linea revers. Ho la possibilità di, in questo momento si presenta come un segmento, mi vengono indicati anche i centimetri della lunghezza, ho la possibilità di modificarla, trasformarla in una curva a 2 punti, a 3 punti o una polilinea. La maggior parte dei casi vi consiglio una curva a 2 punti perché vi dà la possibilità di trasformarla come desiderate. La linea scollo dietro, vado a selezionarla, è questa parte. È già una curva a 2 punti, mi vengono indicati i centimetri, però io ho la possibilità di modificare l'angolo, la curva. Linea giro collo dietro è questa, anche qui ho la possibilità di modificarla a mio piacimento. La nuova linea collo davanti è questa parte qui in rosso e anche qui ho la possibilità di modificarla. Poi mi trovo le linee senza il nome ma con 1, 2, 3. Andiamo a selezionare. La linea 1 sta a indicare la parte del revers. La linea 2 la parte del collo, questa. Linea 3 fa parte sempre del collo, quindi io ho la possibilità, quando si tratta di linee, di modificarle. Da segmento le posso portare a curva e quindi arrotondarla, modificarla a mio piacimento. Per spostare invece i punti devo andare qui. Punto 1 si presenta con un cerchietto ed è la lettera A e la posso spostare semplicemente utilizzando la croce. Punto 2 è
questo punto qui, che è il punto D del collo e il punto B della mia giacca. Anche questa semplicemente con lo spostamento della croce posso modificarlo a mio piacimento. E per ultimo il punto 3 è la lettera E, sempre con la croce posso modificare a mio piacimento. Qui vedo i riferimenti. Per ultimo vi faccio vedere inclinazione linea scollo dietro. Qui mi vengono indicati meno 20 gradi. Meno 20 gradi si riferiscono a questo angolo tra la tratteggiata, che è la linea piega, e la fine del mio collo. Quello che va poi, questa è la parte che va attaccata al mio girocollo dietro. Se io aumento, e qui diminuiscono i gradi, ho meno distanza dalla linea di piega e nella confezione avrò un collo che è più montante. Se aumento i gradi, la distanza, avrò un collo più piatto. Come vi propone il programma meno 20 gradi, direi che è un'inclinazione già perfetta così, però si può modificare anche quella. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!